Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Dopo avervi portato nella scorsa puntata alla scoperta di Riga negli anni delle occupazioni nazista e sovietica, in questo nuovo episodio visiteremo il quartiere Art Nouveau, un museo a cielo aperto e tanto altro ancora. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance, partiamo! A solo mezz'ora di macchina dal centro di Riga, immerso in una pineta lungo la riva del lago Jugla, si trova uno dei musei all'aperto più antichi e più grandi d'Europa. È il Museo Etnografico della Lettonia e può vantare più di 118 edifici storici che vi faranno ripercorrere la storia e le tradizioni di questo meraviglioso paese. All'interno del museo potrete ammirare le fattorie di una volta, osservando gli attrezzi domestici, gli strumenti da lavoro e gli arredi interni, che caratterizzavano l'epoca, il quartiere e la vocazione del proprietario. Da maggio a settembre artigiani come vasai, tessitori, fabbri e falegnami saranno a vostra disposizione per raccontarvi curiosità e aneddoti della loro vita e della Lettonia in generale. Tra le strutture presenti nel museo potete trovare anche questo pozzo, per esempio, e simulare come veniva presa l'acqua un tempo. Adesso ve lo mostro. È molto semplice, proprio come negli altri musei a cielo aperto che abbiamo visto qui nelle Repubbliche Baltiche, anche qui è possibile mangiare, infatti c'è sia la sosta picnic, quindi potete portarvi comunque da casa del cibo da poter mangiare qui in loco, oppure c'è anche una caffetteria pub che vi preparerà dei piatti tipici locali. Inoltre, se siete dei grandi appassionati di souvenir fatti a mano, potrete anche acquistare dei ricordini davvero molto speciali. Seconda tappa nel nostro terzo giorno qui nella città di Riga è il quartiere Art Nouveau. Infatti abbiamo appena lasciato il museo etnografico e ci siamo catapultati in questo quartiere per visitarlo non solo dall'esterno ma anche per scoprire il museo dedicato a questo movimento artistico. La capitale estone infatti è considerata uno dei centri salienti dell'Art Nouveau, tant'è che pensate un po' che qui nella sola città di Riga si contano più di 800 edifici di stile Art Nouveau. I più belli si trovano nelle due vie che adesso vi mostrerò, ovvero Alberta Jela e Elisabeth Jela. L'edificio situato in Albert Jela 2A è il primo che vi consiglio di visitare. È stato progettato dal padre del celebre regista del film La corazzata Potjomkin e rappresenta una fusione di stili, dall'Art Nouveau al neoclassicismo, passando per l'antico Egitto. Al numero 10B si trova invece un palazzo progettato da due architetti di Lipsia e realizzato con piastrelle azzurre e decori bianchi che raffigurano teste, maschere, pavoni e figure geometriche. Diverso dai precedenti, l'edificio al civico 11 è davvero originale nel suo genere. È stato realizzato usando materiali naturali quali arenaria, legnami, rame e scisto ed è caratterizzato da colori cupi. In Albert Jela 13 è situato l'imponente palazzo che ospita la scuola di legge di Riga. Presenta tantissimi motivi ornamentali che ne fanno uno dei più incantevoli di tutta la città. Infine spostiamoci al numero 33 di Elisabeth Jela. Qui si trova il primo tentativo di Michael Eisenstein. L'architetto ha realizzato un vero e proprio capolavoro, riuscendo a fondere elementi del classicismo con quelli barocchi, assolutamente da non perdere. Dopo aver visitato il quartiere Art Nouveau di Riga, adesso ci troviamo davanti ad uno dei palazzi più importanti di questo quartiere, ovvero il Museo Art Nouveau. È il primo, pensate, nei paesi baltici che promuove la cultura dell'Art Nouveau, che appunto è un movimento artistico che si è, sviluppato nei primi anni del Novecento. E adesso ci entriamo all'interno perché ci sarà la possibilità di vedere un appartamento come quelli dell'epoca, quindi è comunque un'esperienza da vivere. E poi ci sarà anche una parte immersiva che secondo me vi piacerà molto. Nel corso della mostra qui al Museo dell'Art Nouveau avrete l'occasione di poter indossare degli abiti e scattarvi tante foto speciali. Guardate un po' cosa ho indossato io.
Ora per noi è giunto il momento di lasciare il quartiere Art Nouveau e dirigerci verso il centro storico, dove ceneremo in un posto davvero magico. Ma prima di andare a mangiare adesso faremo un'altra esperienza qui nel centro storico di Riga. Ci troviamo in uno dei parchi più famosi e prenderemo adesso proprio una di quelle banchette che ci porterà in giro per il canale a guardare Riga da un altro punto di vista. Nel corso della mini crociera potrete ammirare i monumenti più importanti della città di Riga, tra cui il Monumento della Libertà, la Torre della Televisione e la nuova biblioteca principale. Ed eccoci finalmente giunti dopo una lunga giornata al ristorante che vi dicevo quest'oggi, ovvero il ristorante dove assaggeremo un'ottima cena medievale, ovvero Rosenglans. Si trova nel centro storico di Riga e a livello scenografico è davvero un'occasione che non dovete perdere. Dopo aver consultato il menù, davvero molto variegato e adatto ad ogni tipo di palato, ho voluto assaggiare in primis la birra locale, molto buona. Successivamente, come piatto principale, ho ordinato un ottimo fagottino ripieno di spinaci e accompagnato da una salsina alla panna acida che vi consiglio di prendere. Tra gli altri piatti che si possono degustare in questo ristorante ci sono tantissimi a base di carne e dei buoni dessert. Provateli se ne avrete l'occasione. Siamo appena usciti dal ristorante Rosenglans, è stata un'esperienza davvero unica, non solo a livello appunto del locale che è davvero eccezionale, a parte che si trova nel centro storico di Riga, quindi è in un'ottima posizione, ma poi anche proprio come mood, come stile di ristorante è davvero unico, perché è vero che c'ero già stato in ristoranti simili, per esempio in quello di Stoccolma, anzi se non l'avete fatto recuperatevi il video dove vado nel ristorante più vichingo di Stoccolma, ma fa che ne vale assolutamente la pena. Però questo ha avuto una magia maggiore, e poi anche proprio a livello dei piatti che abbiamo preso e che ci hanno portato è stato tutto eccezionale. Forse una piccola critica dovrei farla al dolce che ho preso io, perché non era così buono, però ho assaggiato gli altri dolci ed erano tutti di ottima qualità. Abbiamo speso in 4 130 euro, che ovviamente è un po' eccessivo per essere comunque a Riga una meta quasi low cost in realtà, però calcolate che in questa cifra pagate anche l'esperienza di vivere appunto all'interno di un ristorante con un'atmosfera appunto magica, come vi ho detto prima, e medievale, perché comunque i camerieri sono vestiti comunque d'epoca e anche proprio tutta la scenografia è davvero suggestiva. Quindi secondo me se passate da Riga dovete venire qui giusto per vivere magari una serata all'insegna della magia del Medioevo. Calcolate una cosa, una nota positiva è stata il fatto che c'erano alcuni piatti costosi, per esempio l'anatra veniva all'incirca 20 euro, quasi 30 in realtà. Però per esempio il mio, che ho preso un fagottino ripieno di spinaci con una salsa alla panna acida, è stato comunque low cost, perché ho visto che costa più o meno 9 euro, quindi in realtà se volete vivere solo un'esperienza giusto per vederlo all'interno potete prendere magari un piatto economico o anche solo una birra, perché ho scoperto che c'è proprio una sezione dove poter solo bere. Quindi con questa esperienza qui nel centro storico di Riga finisce questo video. Io spero che vi sia piaciuto, anzi se vi va lasciate un mi piace o un commento per supportarmi e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video dalle Repubbliche Baltiche. Ciao ciao!